Se sei qui, probabilmente stai cercando anche tu di migliorare la tua vita e di crescere un po' giorno dopo giorno. E io ti capisco. Anch'io ho sempre creduto che per sentirmi meglio o sentirmi realizzato dovessi fare di più, aggiungere nuove attività, nuovi progetti, nuovi obiettivi. Ma col tempo ho capito che quello che fa davvero la differenza è imparare a togliere, ridurre, semplificare, liberarmi di ciò che non mi serviva. E così ho trovato più spazio per concentrarmi su ciò che conta davvero. Una frase che ha cambiato il mio modo di vedere le cose è questa: non è l'aumento quotidiano, ma il diminuire quotidiano. Togli ciò che non è essenziale. Quando inizi a eliminare il superfluo dalla tua vita, succede qualcosa di molto potente. La mente si libera, le giornate diventano più leggere e tu smetti di sentirti diviso in 1000 direzioni. Ti senti concentrato. Oggi voglio condividere con te 11 cose che ho lasciato andare per vivere in modo più semplice e sereno. Rimuginare è un'abitudine che ci blocca, ci incatena ai pensieri. Spesso passavo ore a immaginare tutte le possibilità, ogni tipo di risultato, ogni dettaglio, come se pensarci potesse darmi più controllo. Ma è esattamente il contrario. Più rimugini, più perdi tempo ed energie. Ora cerco di darmi dei limiti. Ad esempio, se devo prendere una decisione, mi do un tempo massimo, non più di 5 minuti, per fare una lista dei pro e dei contro. Poi agisco. Spesso si scopre che la chiarezza arriva proprio dal fare, dall'esperienza, non dal pensare. Agisci e osserva. La vita è un continuo aggiustare il tiro, non è un perfetto piano già tracciato. Per anni ho dato peso a cose che non potevo controllare. Il giudizio degli altri, i commenti negativi o situazioni esterne che influivano sulla mia serenità. E ogni volta che qualcosa non andava come speravo, ci restavo male. Poi un giorno ho capito che ogni volta che mi concentro su ciò che non posso cambiare, sto cedendo la mia felicità a qualcun altro. Ora mi concentro solo su quello che posso fare io, anche se è una piccola cosa. È un cambiamento che mi fa sentire più forte e in pace con me stesso. Pensavo di essere invincibile. Starò sempre bene, mi dicevo, e quindi non davo importanza alla mia salute. Ma crescendo ho visto quanto sia prezioso prendersi cura del proprio corpo. Ho capito che quando stai male, l'unica cosa che desideri è tornare in forma. Ora mi assicuro di dedicare almeno mezz'ora al giorno a fare un po' di movimento, che sia una passeggiata, un po' di stretching o una corsetta. Non deve essere per forza una maratona, basta qualcosa che mi faccia sentire vivo. La salute è come una pianta, se non te ne occupi ogni giorno, prima o poi la perderai. Quando ero più giovane dormivo poche ore a notte, pensavo di essere più produttivo, ma in realtà ero solo esausto. La qualità delle mie giornate era bassa e questo influiva ovviamente su tutto, sul mio umore, sulla mia creatività, sulle mie relazioni. Ora cerco di andare a letto a un orario decente, mi assicuro di dormire almeno 7-8 ore. Ho scoperto che una notte di sonno buono vale più di una tazza di caffè e mi permette di svegliarmi con la mente fresca, pronto a dare il meglio di me. Hai mai avuto paura di puntare in alto? Anch'io l'ho avuta, mi accontentavo, non credevo davvero nelle mie capacità, ma un giorno mi sono chiesto: se non ci provo ora, mi pentirò quando sarò più vecchio? E la risposta è stata sì. Allora ho iniziato a sognare in grande, ho iniziato a rischiare. Prova a chiederti anche tu, cosa potresti rimpiangere se non ci provassi? A volte quello che ci ferma è solo la paura di fallire, ma senza tentare, come possiamo scoprire di cosa siamo davvero capaci? Hai mai notato come le persone intorno a noi influenzino il nostro umore? Quando trascorri tempo con persone positive, inizi a vedere le cose con più ottimismo. Ma se al contrario sei circondato di negatività, questa ti logora. Una volta ho fatto una lista delle persone, delle attività che mi davano energia e di quelle che me la toglievano. Ho iniziato a trascorrere sempre meno tempo con chi mi buttava giù e a cercare invece chi mi ispirava. È un piccolo passo, lo so, ma ti garantisco che fa la differenza.
Viviamo in un mondo che ci spinge a consumare continuamente notizie, social, video. Ma quante di queste informazioni ci arricchiscono davvero? Ho deciso di invertire la rotta, consumare meno e creare di più. Non si tratta di progetti, può essere un'idea scritta, un disegno, un post. Quando fai qualcosa di tuo, hai la soddisfazione di vedere un risultato concreto e questo ti riempie come nient'altro. È così facile scorrere sui social e sentirsi inadeguati, vero? Vediamo solo il meglio degli altri e senza accorgercene iniziamo a confrontarlo con le nostre debolezze. Ho imparato a guardare gli altri come fonte di ispirazione e a chiedermi cosa posso imparare da loro. Ogni volta che trasformi l'invidia in curiosità, tu cresci e credimi, questo porta più gioia che paragonarsi. Invece di vedere i limiti come ostacoli, ho imparato a vederli come un'opportunità per essere più creativo. Pensa a quando hai poco tempo per fare qualcosa e improvvisamente diventi super concentrato. Oppure quando hai poche risorse ti ingegni e trovi soluzioni nuove. I limiti ci spingono a dare il meglio di noi stessi, a trovare idee che non avremmo mai considerato prima. Per anni ho confuso l'essere occupato con l'essere produttivo. Mi riempivo le giornate di cose da fare, ma alla fine avevo sempre poco tempo. Ho imparato che il vero segreto è fare meno, ma meglio. Ora mi chiedo sempre, questa attività, questa cosa, questo progetto mi avvicina ai miei obiettivi? Se la risposta è no, allora è solo rumore. Ricorda, l'essere occupati senza scopo non è produttività, è solo stress. Ho scoperto quanto sia liberatorio vivere in uno spazio ordinato ma senza eccessi. Ho iniziato a ridurre il mio guardaroba, eliminando tutto quello che non mi serviva davvero. Ora ho solo gli oggetti che uso e che amo e questo mi dà una sensazione di leggerezza. Non devo più passare minuti preziosi a decidere che cosa indossare o a cercare cose in mezzo al caos. Ogni oggetto in meno è una preoccupazione in meno. Questi 11 punti sono stati il mio viaggio verso una vita più semplice e serena e voglio che tu sappia che non succede tutto in un giorno. È un percorso fatto di piccoli passi, di piccole rinunce che creano spazio per le cose che contano davvero. Non c'è niente di più bello che vivere una vita di cui essere fieri. Fammi sapere nei commenti qui sotto se anche tu hai scelto di eliminare qualcosa per semplificare la tua vita. Mi piacerebbe tantissimo conoscere la tua esperienza. E se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo.